come trovare il movimento più giusto, quell'incastro che ci fa saltare di gioia in orizzontale per le coppie nuove, perché noi esseri umani riusciamo veramente a fare sempre grandissimo casino nelle cose che invece sono super semplici. Devi fare così, devi fare cosà, a me non piace così. Oggi cerchiamo di fare un po' di ordine insieme. Numero uno, ci vuole tempo, cosa a cui non siamo assolutamente più abituati. Come ci vuole tempo quando inizi a fare qualsiasi cosa che riguarda te e l'incastro con qualcun altro. L'incastro intendo dire il tuo corpo che è a contatto con un'altra cosa o un altro essere. Sto facendo degli esempi. Andare a cavallo, e non mi riferisco a quel cavallo, andare a cavallo ci vuole del tempo affinché la persona che cavalca e il cavallo si incastrino. Ci vuole del tempo quando inizi a giocare a tennis, a capire come si muove la palla, la tua racchetta. Ci vuole del tempo quando inizi a fare surf, perché se vai diretto ti prendi la tavola in fronte, magari ti fai male anche ai denti. Quindi ci vuole tempo nel momento in cui una coppia che si è appena formata, così sta formando, si incontra in orizzontale. Tempo. Bisogna sperimentare, come dico sempre sul blog di Nob, fare gli esperimenti perché è la vera chiave di lettura. Bisogna fare dei test e delle prove in orizzontale. Bisogna andare oltre il limite e non mi riferisco a quel limite al quale magari stai pensando adesso, tutt'altro. Andare oltre il limite di quello che magari non hai mai provato prima. Quindi prova a immaginare uomo-donna, due punti lontani nell'orizzonte, ognuno con una sua velocità, con una sua storia, che piano piano si devono avvicinare, ognuno magari con il suo movimento, per poi arrivare al movimento giusto, più giusto per tutti e due. Quindi per andare oltre il limite, visto che tu hai il tuo bagaglio col quale arrivi, l'altra ha il suo bagaglio, bisogna andare su un altro step, che è quello quello della fiducia e dell'affidarsi. Se sei mai andato a cavallo, hai almeno provato una volta nella tua vita questa esperienza, avrai notato sicuramente che il cavallo non si fida di chi è sopra di lui e tu stesso non ti fidi del cavallo perché non lo conosci. Questo non è un esempio che si può replicare sulla tavola da surf o sulla palla da tennis, ma in questo caso sia la palla da tennis che la tavola da surf loro sanno benissimo come muoversi perché sono già rodate, vanno di fisica e quindi sanno benissimo qual è la loro traiettoria. Quello che si deve amalgamare è l'elemento esterno, quindi è come se ci fossero due punti, due elementi esterni, tutti e due che viaggiano assolutamente non con la legge della fisica, essere umano femmina, essere umano uomo, ma con la legge mentale umana che si devono affidare e fidare l'un l'altro. Essere dolci nel senso, visto che stiamo parlando di come puoi fare a trovare il movimento giusto con la tua partner o il tuo partner, intendo la dolcezza come modalità di rapportarti all'altro. Spesso, essendo eterosessuale Nob e quindi avendo provato solo l'esperienza con gli uomini, ma sono strasicura che anche le donne lo sono perché non mi sono mai trovata dall'altra parte, c'è questo atteggiamento di essere molto esigenti, ovvero l'uomo che dice alla donna devi fare così, e sono sicura che ci sono anche donne che dicono devi fare così in maniera anche molto diretta e arrogante. In questo senso si inserisce la dolcezza, ricordandoti sempre che davanti a te c'è una persona che ha avuto tutta un'altra storia rispetto alla tua, tutta un'altra esperienza e arrivare giù col piede duro dicendo a me piace così,
e questo è sbagliato e tu devi fare così, si rischia spesso di mettere il partner, piuttosto che nel punto che ho appena spiegato della fiducia e dell'affidarsi, nella situazione opposta, nell'irrigidimento, che sappiamo tutti che per la donna significa ci chiudiamo e per l'uomo significa molto spesso ci abbassiamo. È un po' come se vuoi spostare, quindi suggerire un movimento, un movimento, una posizione al tuo compagno o alla tua compagna, è un po' come se uscissi con qualcuno a cui suggerisci di provare per la prima volta il gusto gelato al gianduia, l'altra persona non l'ha mai provato, allora magari la prima volta ti dice di no, la seconda volta magari ti dice dai va bene lo provo, poi magari la terza, la quarta volta sente che quel gianduia le piace o gli piace come gusto e quindi si riesce a eliminare sempre di più quella resistenza nel riuscire a dire quello che ti piace di più o quello che potresti provare di nuovo per trovare il movimento giusto, per far sì che questi due punti, come abbiamo detto, ognuno che ha il suo movimento all'orizzonte, si avvicinano e poi si riescono a incastrare tipo Tetris. Ti ricordo che sei sul canale YouTube di Nob, Il Mondo Invisibile, in cui parliamo insieme e andiamo a fondo a parlare di quegli argomenti che servono per alzare le nostre frequenze, per riuscire veramente a vedere la trasformazione in atto che è visibile everywhere e per riuscire a vedere questa trasformazione in atto sempre di più, per saltare su quella parte di terra che sta ascendendo nella nuova dimensione. Non essere troppo accondiscendenti e quindi trasformandolo in positivo farsi sentire sempre con la dolcezza, perché andiamo avanti per step e tutte le volte che andiamo avanti per step ci portiamo dietro ovviamente tutto quello che abbiamo imparato, quindi non essere troppo accondiscendenti, perché è vero sì che ci sono degli uomini e delle donne che riescono in maniera veloce ad adeguarsi al ritmo dell'altro, ma l'essere accondiscendente, essere sbilanciato, quindi se non c'è equilibrio e si sta solo nel soddisfazione del movimento dell'altro, la coppia è destinata a salutarsi prima o dopo, o forse prima di prima. Quindi non essere troppo condiscendenti, ma riuscire nel momento in cui qualcosa o quel tipo di movimento senti che ti può avvicinare all'altro, farlo presente oppure fare presente quando una cosa non piace. Domenica 17 marzo 2024 alle ore 20, se non sai cosa fare oppure se arrivi per direttissima dall'aperitivo, quindi sei bello frizzy, faccio una live su YouTube in cui parlo dell'importanza e di come arrivare sempre di più a diventare uno. Lo faccio da un altro punto di vista che non è quello che hai visto oggi nel video, quindi se vuoi ti aspetto, altrimenti sarà presto online un video corso veramente poco palloso su questo argomento. Mi potrai fare tutte le domande che vuoi, per un'ora sono a tua disposizione, dubbi, suggerimenti, altro. Quindi ci vediamo domenica 17 marzo 2024 oppure il video lo potrai sempre vedere qui sul canale. Quando si trova il movimento, e a volte ci si metterà molto tempo, oppure a volte si è fortunati e quel movimento, quell'incastro perfetto in orizzontale per le nuove coppie si trova subito, ma tutte le volte che si trova si tenderà a tornare esattamente lì, perché è da quel movimento che poi nasce l'esplosione, il top in orizzontale. Quando ci si avvicina a sentirsi uno, allora arriva. E ribadisco, casi eccezionali a parte in cui due persone che non si sono mai viste si incastrano perfettamente per
percorso loro personale, ma in generale ci vuole tempo e appunto tutte le volte che si trova quel incastro si tenderà ad arrivare lì tutte le volte, a volte ci si mette di più, a volte ci si metterà di meno, perché è lì il tesoro e nel momento in cui si trova quel punto, è quello il vero punto. Il vero punto è quello di riuscire a incastrarsi per sentirsi uno, da lì poi parte tutto. L'esplosione. Una raccomandazione, visto i tempi oggi super veloce, visto la facilità con la quale si è liberi e non sta parlando, Nob non è una puritana, però attenzione perché potrebbe succedere che se una cosa non succede subito, e quindi proprio perché siamo abituati ad andare straveloci e a cambiare velocissimamente, se una cosa non succede subito, non è detto che con quella persona non si possa trovare il movimento e il fatto di mollare subito, se senti che c'è qualcosa, aspetta, non mollare subito perché magari ti lasci sfuggire un'occasione di quella che potrebbe essere la tua partner o il tuo partner per il futuro, quindi datti del tempo e lo senti se c'è quel click in orizzontale che è super importante. Se questo video ti è piaciuto, come sempre puoi mettere ai like, mi piacerebbe che tu commentassi, ti prego, commentati la tua. Ricordo che ci sono in descrizione tutte le risorse e le risorse gratuite e i vari sconti e li trovi qua nella descrizione. Se ti interessano questi argomenti, se ti intrigano, se questo punto, questo taglio, perché è proprio un taglio di vista diverso ti smuove, anche perché sta arrivando la primavera, Yesemo, ti lascio un video qui in cui puoi approfondire questo argomento. Noi ci vediamo alla prossima col movimento giusto.